Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere un nuovo incisore laser. Si tratta del TS2 della TU-Tris. Ragazzi, è un vero e proprio gioiello. Io inizio questo video con questa espressione. Questo incisore laser, infatti, dotato di modulo laser da 10 watt, wifi, regolazione automatica dell'asse Z e un'area di incisione di 450x450 mm, mi ha stupito, mi ha sorpreso perché è riuscito a tagliare un pezzo di legno da 15 mm con pochi passaggi ed è riuscito a darmi un taglio senza bruciature, oltre ovviamente a tagliare acrilico, tagliare compensato multistrato da 3 mm, incidere immagini e tanto altro. Davvero un prodotto di buona qualità. TU-Tris, come tante altre aziende, hanno visto che ormai il mercato delle CNC si è spostato dalle stampanti e 3D agli incisori laser, o meglio, che gli incisori laser hanno superato, per quanto riguarda l'interesse da parte degli acquirenti, l'interesse che si era dimostrato fino ad ora sulle stampanti 3D. Quindi ovviamente stanno puntando tantissimo nel dare prestazioni sempre migliori e qualità e accessori sempre migliori, all'avanguardia, insomma, che ci permettono di sfruttarli molto meglio rispetto a prima e soprattutto con risultati eccezionali. Oggi però questa recensione, rispetto alle altre recensioni sugli incisori laser, sarà leggermente diversa, perché anziché farvi vedere, come ho sempre fatto finora, i pezzi già incisi e raccontarvi quello che ho fatto durante quei lavori, farò direttamente le incisioni e i tagli con voi e li commenteremo man mano che la macchina sta lavorando. Contemporaneamente vi dirò pure qualche caratteristica, insomma la conosceremo assieme vedendola effettivamente mentre sta lavorando. Io già la conosco, ho fatto diverse prove prima di fare questa recensione, ho visto che il prodotto è molto valido e quindi voglio farvelo conoscere. Il suo prezzo però è di circa 680 euro, spero di riuscire ad ottenere un buon codice di sconto. Effettivamente però li vale tutti, perché ha il wifi, ci permette di lavorare sia col computer che con il telefonino senza cavi, ha tanti sistemi di sicurezza, fungo di emergenza, questo schermo, modulo laser da 10 watt con il sistema automatico di sollevamento per regolare anche la messa a fuoco tramite sensore, ed è possibile eventualmente risparmiare qualcosa pure acquistandolo con modulo laser da 5 watt. Ma bando alle ciance e vediamo direttamente come funziona. Quindi lo metto sul bancone, mettiamo un pezzo di multistrato di betulla da 3 mm e iniziamo a provarlo. Cominciamo. E allora ragazzi, siamo pronti, light barn è aperto, il file è pronto per essere inciso su questo multistrato da 3 mm di betulla. Proviamo a fare tagli ed incisioni. Man mano che l'incisore laser lavorerà vi farò vedere qualche caratteristica, ovviamente alcune scene le taglierò e poi nel montaggio metterò qualche ripresa accelerata. Innanzitutto avviamo, quindi play. È iniziato a incidere le scritte, queste sono realizzate a 1200 mm al minuto al 50% di potenza. Siccome si sta formando un po' di fumo, attiviamo subito l'aspirazione. Se siete interessati vi lascerò il link anche del sistema che utilizzo io per aspirare i fumi. Quando starà per avviare i tagli accenderò anche l'air assist. Infatti questo tubicino che vedete serve proprio a far arrivare l'aria al sistema di air assist, che facilita il lavoro rendendo il taglio più rapido e anche più pulito. Ma guardiamo le caratteristiche tecniche. Quindi abbiamo un'area di incisione larga 450x450 mm, più grande in assoluto che abbia mai provato. Ha 10 watt di potenza e il modulo laser, oltre ad avere questo sistema per poter sollevare automaticamente l'asse Z, in basso troviamo questo sistema che permette, tramite questo sensore, di capire qual è la distanza corretta dal piano di lavoro. Inoltre abbiamo questa plastica rossa che è possibile anche rimuovere e che è regolabile pure in altezza e che serve a filtrare i raggi dannosi del laser. Nella parte posteriore, con questa lucina di colore verde, troviamo il sensore di fiamma. Gli assi si muovono su queste ruote gommate che permettono dei movimenti molto fluidi e tutti i cavi sono raccolti in modo ordinato in queste cinghie a carro armato. Questo invece è il controller. Sulla parte sinistra troviamo l'ingresso delle varie connessioni, quindi alimentazione, cavo USB e micro SD. Questo invece è un LED lampeggiante che, assieme ad una sirena, ci avverte nel caso in cui dovessero esserci dei problemi, quindi se il laser dovesse andare in allarme. E in questo caso possiamo premere questo tasto, che funge anche come normale tasto di accensione e spegnimento, e la trovo un'idea intelligente, perché effettivamente nel caso in cui dovesse esserci bisogno, premendo il tasto, quindi il fungo di emergenza, spegniamo la macchina. In questo caso hanno unito la funzione di spegnimento alla funzione di arresto di emergenza, quindi anche per spegnerlo normalmente dovremo premere questo tasto. Anche sulla parte frontale troviamo questo plexiglass di colore rosso che filtra i raggi dannosi del laser, perché spesso si utilizza da seduti, quindi guardando l'incisione possiamo seguire il lavoro senza danneggiare i nostri occhi.
ma vi consiglio comunque di utilizzare sempre o comunque il più possibile gli occhiali per proteggere bene la nostra vista. Da questa parte troviamo la rotella per la regolazione della cinghia per quanto riguarda il movimento dell'asse X, invece per quanto riguarda la regolazione delle cinghie per il movimento dell'asse Y bisogna agire su una vite posizionata in basso. E a proposito di viti e regolazioni, ragazzi, il montaggio è davvero molto semplice. Inizialmente, trovando 3 scatole all'interno della confezione, pensavo di dover impazzire, infatti non ho fatto le riprese perché quando i montaggi sono molto lunghi preferisco non fare riprese per evitare di annoiarvi. Invece l'ho montato in pochissimi minuti perché è tutto d'incastro, funziona benissimo e il montaggio avviene davvero in poco tempo. Nella parte posteriore troviamo un motore con una doppia vite sia a destra che a sinistra che provoca il movimento di 2 pulegge che spingono le cinghie, che come vedete sono ben nascoste, quindi non abbiamo cinghie in vista su tutta la macchina. Ovviamente la stessa macchina è dotata anche di sensori di fine corsa, quindi mandando in home il modulo laser e poi continuando a fare altre incisioni avremo sempre la stessa posizione in modo corretto. Adesso stai seguendo il taglio a 200 mm di questa scritta. Effettivamente forse in questo caso la potenza è addirittura eccessiva, vedo che è bruciacchiato un pochettino, però sta riuscendo a tagliare e riusciamo a vedere che il raggio laser attraversa il legno, quindi questo multistrato da 3 mm, con moltissima semplicità. Ma torniamo a parlare delle caratteristiche tecniche di questo incisore laser. All'interno del controller quindi troviamo una scheda a 32 bit, alcuni sistemi di sicurezza che ci permettono di incidere senza avere il timore che possa succedere qualche incidente, anche se i tagli vanno sempre sorvegliati, però avere dei sistemi di sicurezza ci aiutano ad essere più sicuri. Infatti ha un giroscopio che interrompe automaticamente l'incisione nel caso in cui dovessimo spostarlo e superare una certa angolazione. Come vi ho detto ha anche il sensore di fiamma e la stessa incisione si interrompe nel caso in cui dovessero staccarsi le connessioni, quindi connettore USB eccetera. Il modulo laser da 10 watt riesce ad emettere questa potenza grazie a 2 sistemi che emettono 5 watt ciascuno e che combinati riescono ad avere un punto molto sottile long focus. Stiamo incidendo questa fotografia a 3500 mm al minuto con il 90% di potenza e vedremo quindi che qualità e che dettagli riusciremo ad ottenere. Dichiarano una precisione ultra fine da 0,01 mm. E quello che vi sto dicendo riguarda questo modulo laser che è da 10 watt, ma eventualmente è possibile acquistare anche questo incisore associato ad un modulo laser da 5 watt ed eventualmente questa scelta va fatta in base alle esigenze individuali e ai tipi di lavoro che si ha intenzione di svolgere utilizzando l'incisore. La velocità massima raggiungibile è di ben 10.000 mm al minuto. Io in questo caso sto utilizzando Lightburn, ma è possibile utilizzare anche laser GRBL oppure si può utilizzare anche l'applicazione e sfruttare il wifi, quindi connetterci senza cavi e utilizzare le immagini tramite il nostro telefonino per realizzare sia delle incisioni che dei tagli. Non vedrete i video del montaggio ragazzi, ma guardando questa immagine ci si rende conto di quanto è facile. Praticamente le 2 strutture, quella posteriore e quella anteriore, arrivano già assemblate. A queste vanno uniti i 2 profili laterali e dopodiché vanno avvitate le cinghie. Una volta finito questo lavoro bisognerà mettere l'asse X che trasporta anche il modulo, quindi anche l'asse Z, collegare tutti i connettori e il gioco è fatto. Eventualmente è possibile anche acquistare il modulo che permette di incidere su superfici cilindriche ed un eventuale display touch che permette di incidere dando i comandi direttamente dallo stesso. E questo display andrebbe collegato in questa porta che troviamo lateralmente sul nostro controller. Sui 3 profili, quindi quello anteriore e i 2 laterali, troviamo riportate delle misure in centimetri: 580 mm per quanto riguarda il profilo frontale e 560 invece per quanto riguarda i 2 laterali. Anche se l'area di incisione è 450 mm, questa misura si riferisce alla lunghezza dei profili e non alla misura dell'area di incisione. E comunque dobbiamo essere sinceri, hanno avuto davvero una bella idea a nascondere tutte le cinghie e a rendere decorativo anche componenti che solitamente vengono trascurati, in questo caso sia per quanto riguarda la finitura che la colorazione che la disposizione di tutto ciò che compone questo incisore laser è davvero studiato molto bene. Grazie alla precisione di 0,01 mm per quanto riguarda la precisione di incisione e per quanto riguarda la dimensione del punto di incisione a 0,08 abbiamo ottenuto comunque degli ottimi risultati e tutti i dettagli sono ben visibili, come sta avvenendo bene anche questa incisione del mio logo. Stiamo facendo delle prove in questo momento per quanto riguarda i riempimenti.
Ok, sta completando questo pallino per vedere come vanno le varie potenze per i riempimenti e adesso vediamo come va con le scritte, utilizzando diverse potenze per renderci conto di quale sia quella più adatta. Ok ragazzi, lavoro completato, vediamo com'è andata. Allora, il taglio di tutta la tabella non è riuscito al 100%, da questa parte è rimasto unito, però diciamo che bastava forse un passaggio in più. Tutti gli altri tagli sono stati eseguiti bene, tranne qualcuno. Vediamo, questo si stacca facilmente, questo è rimasto attaccato per 1 millimetro, quindi dal 60 fino al 100% comunque con un solo passaggio non è riuscito a tagliare, ma ho utilizzato una velocità di 200 mm al minuto. Già con 2 passaggi riesce a tagliare anche al 60%, quindi per me va bene. Per quanto riguarda invece il 100%, spingendo sicuramente si staccherà, si stacca. Diciamo che può riuscirci senza problemi, però in questo caso è rimasto un filino di materiale attaccato. Continuiamo a guardare il resto. Innanzitutto c'è un errore, anziché T3 ho scritto T3, quindi qua ci va una S. Ok, continuiamo a guardare il resto del lavoro. Quindi fotografia incisa con il 90% di potenza effettivamente è un po' eccessiva, infatti per fortuna non si è bruciato perché andavamo veloci, però effettivamente è venuta scura, quindi non mi piace tantissimo per questo motivo. Diminuendo la potenza anche i dettagli sono venuti molto meglio, sia i dettagli del drone che i dettagli che compongono il mio volto, quindi gli occhiali eccetera, ma era un pochettino abbondante come potenza, 70 e 90% con un modulo laser di 10 watt, forse ho esagerato. Per quanto riguarda il riempimento, ottimo, graduale, scritte ottime, anche queste molto graduali, superficie pulita. E per quanto riguarda la scritta piccola a 200 mm al minuto, 100% di potenza, è riuscito a tagliare senza alcun problema, ma in questo caso la potenza, visto le parti molto vicine, era esagerata, quindi si è bruciacchiato un poco. Adesso passiamo alle prove con i pezzi più grossi. Proviamo a tagliare uno spessore da 10 mm. E allora ragazzi, questo è un pezzo da 10 mm, proviene da una perlina. Adesso proviamo a fare prima un taglio orizzontale, quindi a staccare la parte frontale, dopodiché faremo anche un ritaglio quadrato nella parte centrale. Iniziamo col primo. Utilizzeremo una velocità di 250 mm al minuto e una potenza del 95%. Penso che basteranno 4-5 passaggi. Comunque sia, quando il pezzo si staccherà interromperò il taglio. Quindi andiamo con il taglio che riguarda la parte frontale. Queste sono delle riprese in tempo reale. Vediamo quindi quanto impiega e quanti passaggi sono necessari. Sembra che già ci sia quasi riuscito, ma attendiamo che il pezzo si stacchi. Ok, si è staccato, sono bastati solo 3 passaggi. Adesso lo guarderemo, ma prima voglio fare anche la prova con l'incisione nella parte centrale. Ovviamente anche in questo caso saranno necessari lo stesso numero di passaggi. Ok, si è già staccato, quindi interrompiamo, spostiamo manualmente e guardiamo quello che abbiamo ottenuto. Un pezzo staccato, ragazzi, praticamente quasi senza segni di bruciatura. Guardate che pulito. E questo è il pezzo staccato nella parte centrale. Guardate, davvero un risultato eccezionale, ragazzi. Non ci sono segni di bruciatura. È appena color bronzo, si è dorato un poco, ecco, diciamo che è appena tostato, quindi ottimo risultato, molto veloce, dei bei tagli. Ok, ora proviamo ad incidere invece qualcosa su questo pezzo di acrilico di colore nero, vediamo se è qualcosa che vi piacerà. Quindi un logo Parkside con la scritta Parkside Inside. Voglio ottenere un taglio nella zona centrale e poi una scritta con i contorni in modo da decorarlo oltre ad avere i tagli. Vediamo come mi riesce. Allora ragazzi, ci ho riflettuto un attimo e anziché utilizzare una velocità bassa per evitare comunque di fondere tutto, perché sono presenti delle parti molto piccole e vicine fra di loro,
Ho aumentato la velocità a 250 mm al minuto facendo due passaggi sempre con 95% di potenza, e invece per quanto riguarda l'incisione delle scritte e dei contorni le ho lasciate a 450 mm al minuto con l'85% di potenza e sto utilizzando l'Air Assist. Vediamo. Ok, già vediamo che il primo passaggio con 250 mm al minuto, 95% di potenza, sta riuscendo a tagliare senza problemi, ma io voglio fare comunque due passaggi perché essendo acrilico comunque si fonde e alcune parti possono riunirsi fra di loro, quindi preferisco fare in questo modo. Vi consiglio, quando incidete sull'acrilico, comunque su materiali plastici eccetera, innanzitutto di assicurarvi che non siano tossici e non respirare i fumi, e comunque di fare in modo da utilizzare delle velocità elevate, e accontentatevi di fare più passaggi perché si possono rischiare pure delle deformazioni del pezzo. Quindi in questo caso dovrei riuscire a ottenere un buon risultato. Vediamo come andrà. Queste comunque sono delle riprese realizzate tutte con velocità in tempo reale, e tutto ciò che verrà accelerato ovviamente verrà specificato con una scritta in sovraimpressione. E questo test sta servendo, oltre che per vedere la qualità, quindi la sua capacità di riuscire a tagliare, anche per vedere quale sia la sua precisione nell'incisione. Ok, quindi vediamo cosa siamo riusciti ad ottenere, ragazzi. È riuscito a tagliare, comunque guardiamo quello che sono riuscito ad ottenere. Far side inside ritagliato perfettamente. Adesso proviamo a staccare questi pezzettini che sono ancora attaccati e vediamo il risultato finale. E ora siamo passati alla prova più estrema. Quindi voglio provare a tagliare 15 mm. Si tratta di un pezzo di bancale, così come l'ho tagliato, l'ho messo qua sull'incisore, infatti è sporco. Vediamo se riesce a tagliarlo, considerando che non si tratta di multistrato ma di legno pieno, e speriamo che riesca. Sono 15 mm, una prova davvero difficile per un incisore da soli 10 watt. Sto provando con una velocità di taglio di 200 mm al minuto e il numero di passaggi non lo sto definendo, quindi interromperò il taglio quando mi renderò conto che si è staccato il pezzo. Quindi avviamolo e vediamo come va. Primo passaggio. Ok ragazzi, avevo impostato male. Primo l'ha fatto a 450 mm al minuto, 85% di potenza, la stessa velocità e impostazione utilizzata per le scritte per il portachiavi Parkside. Adesso invece la faremo con i parametri che vi ho detto poco fa: 200 mm al minuto, 95% di potenza, infatti è più lento. Ok, sembra che già abbia tagliato qualche millimetro. Vediamo. Secondo passaggio. Il primo passaggio praticamente non vorrei nemmeno considerarlo perché era all'85% con 450 mm al minuto, quindi praticamente gli ha fatto il solletico. Vediamo adesso come andrà con gli altri passaggi. Già con il terzo passaggio vediamo che è andato molto più in profondità, ha un punto di incisione molto piccolo e soprattutto la lunghezza focale dovrebbe consentirci di riuscire ad ottenere questo taglio. Siamo al quarto passaggio, vediamo se già dal prossimo si riuscirà a intravedere un pochettino di luce. Già ho visto qualche bagliore, vediamo se riusciamo. Forse sono necessari altri due passaggi. Ok ragazzi, già è passato, ma penso che con questo passaggio il pezzo non si staccherà perché in alcuni punti effettivamente non passa. Vediamo con un altro passaggio. Se riesce, allora rimarrò stupito, perché vuol dire che le sue prestazioni sono davvero elevatissime, ma finora comunque ha dimostrato di comportarsi molto bene. Ok ragazzi, se non sbaglio sono 6 passaggi. Facciamo l'ultimo perché mi è sembrato di intravedere che in alcune zone si interrompa. Ok, adesso come vada io lo stacco. Ok, stacchiamo e vediamo
se è riuscito a tagliare. Decisamente sì, ma forse era riuscito anche prima. Ma ragazzi, è bellissimo il fatto che praticamente il legno non si bruci. Adesso vi faccio vedere con delle riprese ravvicinate con la luce a favore. E allora ragazzi, guardate, stiamo parlando di 15 mm di un legno di bancale, legno pieno, robusto, nato per poter resistere alle intemperie, ad essere maltrattato, e guardate il risultato. È il classico segno caratteristico dei tagli ottenuti con l'incisore laser, sia nella parte interna che nella parte esterna. Davvero molto pulito, sia la parte superiore che la parte inferiore, non abbiamo segni di bruciatura, ed è riuscito a tagliarlo con 5 passaggi, 5 o 6 non ricordo, comunque li avete visti durante la realizzazione. Effettivamente un ottimo lavoro, guardate, il pezzo scorre perfettamente, un taglio eccezionale, anche con incisori laser molto più potenti in base alla lunghezza focale non si riescono ad ottenere. In questo caso invece abbiamo tagliato 15 mm. Vi faccio vedere con il calibro digitale, azzeriamolo, e abbiamo, ragazzi, 16 mm e mezzo tagliati con 5-6 passaggi in modo pulitissimo. Complimenti, ottimo prodotto della TUTRIS. E allora adesso proviamo ad incidere una piccola targhetta da mettere sulla porta del mio laboratorio proprio riguardante gli incisori laser. Si tratta di una piccola lamierina in alluminio verniciato, quindi vediamo che effetto riusciamo ad ottenere. Per prima cosa voglio praticare il frame, quindi incidere la forma nella quale andrà appoggiato il pezzo che dobbiamo incidere. Vediamo che rientra tutto perfettamente sulla tavoletta, quindi giriamo il perimetro e utilizziamolo per posizionare il pezzo correttamente. Perfetto, questa è l'area che occuperà il nostro pezzo, in modo da essere sicuri che l'incisione verrà perfettamente centrata. Ragazzi, non mi ero accorto di aver impostato il riempimento pure per quanto riguarda il simbolo del laser, e quindi ho appena coperto il mio logo. E allora, pronti per il secondo tentativo, molto più veloce. Vediamo che risultato riusciamo ad ottenere. Questa volta sono stato attento, e il simbolo che rappresenta il laser questa volta l'ho fatto solo linea, quindi senza riempimento. Dai, vediamo alla fine che risultato avremo e se sarà migliore di quello di poco fa. E allora ragazzi, un bellissimo effetto, questa parte senza logo, da quest'altra parte invece con il logo. E adesso proviamo a fare lo stesso portachiavi che abbiamo provato a fare con l'acrilico, ma in questo caso sul compensato. Sono consapevole che queste parti sono troppo piccole, ma voglio vedere comunque la sua precisione e voglio vedere come riesce a lavorare su spessori così piccoli utilizzando un solo passaggio e l'air assist. Quindi anche in questo caso via con l'incisione. Help, stacchiamo, utilizziamo il tasto di emergenza. Ok, quindi facciamo di nuovo tutto e adesso abbiamo ricominciato come vediamo se casca giù, quindi se riesce a completare il taglio con un solo passaggio, ma ipotizzo e mi auguro di sì. Ok, si è staccato, proviamo a toccarlo. Ok, è rimasto unito solo da questa parte. Va bene, stacco tutti i vari pezzi e lo osserviamo per bene. E alla fine, viste anche le dimensioni, effettivamente l'incisione e il taglio sono venuti molto bene. Alla fine ho ritagliato un altro pezzo della stessa dimensione e ho creato questa sorta di portachiavi in modo da dare anche uno sfondo alla scritta. Bello, il risultato mi piace tantissimo. E osserviamo quindi di nuovo quello che siamo riusciti ad ottenere, ragazzi. Questo portachiavi sull'acrilico nero, tagliato ed inciso benissimo, un risultato davvero molto buono. Lo stesso per quanto riguarda il legno, ho realizzato questo portachiavi e anche in questo caso è venuto molto bene. Per quanto riguarda invece la targhetta in alluminio, poi l'ho pulita con l'alcol
E guardate che risultato bellissimo, questo sarà dietro la porta che vedete alle mie spalle, e anche questo mi piace tantissimo come risultato. Però ragazzi, per quanto riguarda il legno, guardate, come ho detto poco fa, leggermente tostato, però non ci sono segni di bruciatura, è riuscito a tagliare senza problemi. Quando dico senza problemi mi riferisco al fatto che effettivamente la bruciatura del legno è un problema, e in questo caso non è bruciato, è leggermente color caffè, una cosa normalissima, e non avevo mai visto un incisore laser che lasciasse solamente un segno così leggero. Guardate, questo è il pezzo che abbiamo staccato e questo il quadratino. Anche in questo caso pulitissimo, un bel risultato davvero. È difficile riuscire a trovare incisori laser che diano questi risultati, e stiamo parlando di 10 mm, ma quando arriviamo a 16 mm e mezzo, ragazzi, cosa c'è da dire? Se si ottiene un risultato come questo, effettivamente non si può che rimanere felici, contenti di un prodotto di questo tipo. Non ci sono segni di bruciatura sopra, sotto, la parte interna da cui si è staccato il pezzo, e lo stesso pezzo che si è staccato, anche questo ha solamente un color caffè. Anche in questo caso ottimo risultato. Le foto sono leggermente bruciacchiate, ma c'è da regolare i parametri, ma per quanto riguarda i dettagli sono rimasto più che soddisfatto. Spero che il prodotto vi sia piaciuto, vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poterlo vedere sul sito del venditore e valutare eventualmente, se vi piace, di poterlo acquistare. Cercherò di ottenere anche un codice di sconto in modo da farvi risparmiare qualcosina, quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!